Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è mercoledì 11 febbraio e la Chiesa celebra sia nel Vetus come nel Novus la festa della Madonna di Lourdes, essendo oggi la prima apparizione della Madonna a Lourdes. Ecco, alla destra vedete la ormai nota e celebre statua dell'artista Fesch posizionata dentro la nicchia, la grotta di Massabielle, dove la Madonna è apparsa per 18 volte. E, a dire il vero, la differenza tra Vetus e Novus c'è, perché nel Vetus è memoria obbligatoria con tanto di anche antifone specifiche, mentre in realtà nel Novus Ordo è stata declassata a memoria facoltativa, e questo perché una certa regia, come sappiamo, occorre dirlo, diciamo massonico-progressista, è riuscita a infiltrarsi lì dentro, e quindi tutto quello che era soprannaturale è stato in qualche maniera emarginato. Sarebbe opportuno, in una revisione serena della riforma liturgica, considerare che Lourdes e Fatima sono certamente rivelazioni private, ma private è un termine equivoco, private come se fosse una cosa mia, me la metto in tasca e basta. Bisognerebbe chiamarle rivelazioni secondarie, perché quella primaria è quella della Sacra Scrittura e della tradizione. Ma apparizioni come Lourdes e Fatima, direi soprattutto di Fatima, non possono essere declassate a mera rappresentazione privata. È certo che è giusto che non si debbano vincolare i fedeli, obbligarli all'ossequio dell'intelletto e della volontà, perché non è rivelazione pubblica, appunto, rivelazione primaria. Tuttavia un messaggio come quello di Lourdes, come quello di Fatima, non può nella Chiesa cattolica, e infatti non lo è, passare in secondo piano. Però oggi, anche 11 febbraio, è il 13° anniversario dell'annuncio delle dimissioni da parte di Papa Benedetto XVI. 11 febbraio 2013, 11 febbraio 2026. Io oggi ho fatto un post in memoria di quell'avvenimento lì. Prego la regia di mostrarlo se c'è tempo, intanto io passo a leggervelo, è breve, per commemorare appunto questo avvenimento che oggi ricordiamo e che non bisogna dimenticare. Infatti il titolo che ho messo nel post è quello lì, con la bella espressione del sempre nobile e elegante Papa Benedetto: non dimenticheremo neppure il cielo. Ho scritto: era l'11 febbraio come oggi del 2013, festa della Madonna di Lourdes, e Papa Benedetto, annunciando le dimissioni, ecco, questo mi sembra, fiori cari, per me il passaggio più importante, avviava la stagione della grande prova per la Chiesa. Un avvio solenne e sofferto, grave e dal sapore apocalittico, che dava modo a Satana di sferrare l'ultimo attacco alla Chiesa. Sono passati anni, esattamente 13, sembra si voglia dimenticare. Questa è la parola d'ordine, ne abbiamo fatto esperienza l'estate scorsa, la lettera rivagata dopo 11 anni, conservata nel cassetto, il Papa Leone XIV che volta pagina e così via. In realtà noi non dimenticheremo e neppure il cielo, perché da quel momento si è avviata una stagione diversa per la vita della Chiesa. Per quelli che si stracciano i capelli quando io dico che l'apparizione, con quella situazione che viviamo ci presenta una falsa Chiesa, corpo mistico dell'Anticristo, farebbero meglio a rileggersi il Catechismo della Chiesa Cattolica, numeri 675, 676, 677, che parlano della prova finale della Chiesa. Farebbero bene a leggersi i testi di Mozio Fultoscina a proposito di un corpo mistico dell'Anticristo. Interessante che lo vogliano beatificare, ma i testi profetici che lui ha scritto vengano dimenticati. E quindi, ecco, con Papa Benedetto XVI è iniziata questa svolta, ed è il tema di cui particolarmente intendo parlare stamane. Ecco, allora, intanto oggi è mercoledì 11 febbraio, io mi trovo a Medellin, sono arrivato ieri dopo aver attraversato la Colombia da Bogotà appunto a Medellin. Medellin è la seconda città più importante del paese, della Colombia. Conta circa 3 milioni di abitanti, quindi meno della metà di Bogotà. Bogotà è la capitale politica, diciamo
amministrativa, ma Medellin è un po' la capitale, possiamo dire, economica, dello sviluppo economico e anche del turismo. È una città molto bella, è chiamata la città dell'eterna primavera, perché qui la temperatura è sempre la stessa. State vedendo in descrizione alcune foto che sono state scattate ieri, perché le abbiamo fatte in macchina. Sono appena circa, diciamo appena 400 rotti chilometri, però non si finisce mai perché non c'è l'autostrada, non esiste l'autostrada in Colombia. Sono tutte reti viarie, ma io questo lo sapevo, quindi ero psicologicamente preparato, e dunque una percorrenza faticosa che è durata parecchie ore, che però ci ha permesso di riempire i nostri occhi delle bellezze naturalistiche del creato, appunto, che c'è in Colombia. Posti veramente, la Colombia ha una bellezza selvaggia, direi che supera secondo me quella del Brasile. Certo, se parliamo dell'Amazzonia è un'altra cosa, però anche la Colombia ha una sua, diciamo, parte di Amazzonia. Parlo proprio dei terre abitate. Guardate questa foto che può apparire, peccato che sia troppo, diciamo, si dovrebbe allargare un po', è una foto che può apparire così inusuale. Sapete perché l'abbiamo fatta? Perché come in Italia noi abbiamo i cartelli autostradali o stradali che ci dicono di stare attenti ai cervi che saltano per strada o alle mucche, in Colombia la segnaletica prevedeva di stare attenti, non so se anche gli altri del mio gruppo se ne sono accorti, qualcosa di esotico, di semplicemente straordinario, di stare attenti ai coccodrilli. Davvero vi dico, c'erano proprio la segnaletica in giallo, vedete, questo non so che cosa rappresenta, capisco, coccodrillo, e poi c'erano anche le scimmie, coccodrilli, scimmie, serpenti, ecco, c'era proprio sulla ciglio delle strade, non delle autostrade, ripeto, perché non ce n'erano. È abbastanza significativo che ci siano queste segnaletiche che esprimono il rigoglio della natura colombiana, dove si costruiscono villaggi, città, ponti, strade, ma la natura sembra dire qui comando io, e quindi ai cigli delle strade si possono trovare queste segnaletiche un po' inquietanti per quelli come noi non situati, e vabbè, fin tanto che sono le scimmie va bene. E io ho detto vediamo se ne vediamo qualcuna, niente, coccodrilli non ne abbiamo visti, anche perché costeggiavamo per molto tempo il Rio Negro, e lì è zona di coccodrilli. Ci sono zone selvagge della Colombia che, ricordo, fa 52 milioni e rotti di abitanti, e quindi coccodrilli, scimmie, serpenti, però a un certo punto indicava la segnaletica, anche questa segnaletica gialla, la presenza di armadilli e formichieri. Ma io ho detto serpenti no, questi no, questi no, chissà se il buon Dio ci darà la grazia di vedere almeno qualcuno di questi animali selvaggi che sembra, bisogna stare attenti che passino per le strade. Cominciava a sembrarmi una cosa quasi pittoresca, e invece a un certo momento, quasi all'imbrunire, passando dall'interno diciamo delle montagne colombiane, ho visto passare, mentre guidavamo, ho visto proprio passare sulla strada rapidamente, adesso non so se era un armadillo o un formichiere, ed è una cosa che mi ha molto colpita. Siamo qui a Medellin, oggi 11 febbraio, ci intratterremo qui perché ci stiamo preparando al raduno sacerdotale mariano internazionale che avrà luogo qui a Medellin dal lunedì 23 febbraio ore 12:30 col pranzo, e si concluderà venerdì 27 febbraio sempre con il pranzo fraterno, l'agape fraterna sacerdotale. Per partecipare a questo incontro internazionale dei sacerdoti è opportuno e necessario chiamare alla segreteria di Radio Domina Nostra per iscriversi e mostrare il celebret. Molto importante, non si può partecipare a questo raduno se non si mostra il celebret. È un momento di grazia. Invito tutti voi, cari fedeli del piccolo resto, intensificate la preghiera, il digiuno e la penitenza. Intensificate la preghiera, il digiuno e la penitenza, offrite dei fioretti in questi giorni che ci separano, tra l'altro siamo nel clima quaresimale ormai, che ci separano questo raduno sacerdotale internazionale mariano. Fate qualcosa anche voi, sentitevi protagonisti e protagoniste, tutti voi che siete in Italia, a casa, le persone anziane, quelli che appunto assisterete a questo evento a distanza oltreoceano, però potete essere coprotagonisti
partecipando in maniera spirituale, soprannaturale, col vincolo della preghiera e del sacrificio affinché sia un evento di grazia. So, ecco, Benedoggi conferma che i sacerdoti del sodalizio europeo verranno a prendere parte a questo raduno che si farà a Medellin, dove adesso appunto io mi trovo. Quindi vi invito, pregate per queste iniziative così importanti che ci riguardano tutti. E poi oggi, che è 11 febbraio, io mi trovo a Medellin e quindi qui ci sarà nel pomeriggio ora locale la celebrazione della Santa Messa col Terzo Santo Rosario. E attenzione, perché piccolo resto è scritto piccolo, volete essere piccoli fino in fondo, non passa giorno che non ci sia qualcosa che non va. Ecco, questo è il programma che appunto andrà in onda anche in diretta su Radio Domino Nostra per tutti voi del piccolo resto italiano alle ore 23, però, perché quando qui sono le 5 del pomeriggio in Italia saranno le 23 e c'è un fuso orario di 6 ore, come sapete. Quindi sarà trasmesso in diretta il Terzo Santo Rosario, la Santa Messa e la consacrazione. Prevedo la possibilità che anche qui, come è successo altrove, pochi o molti, solo il Signore lo sa, a me non interessa, io sto facendo la mia parte, ma prevedo che qui un paio di fedeli verranno e sarà molto bello questo collegamento da fare anche con l'Italia. Quindi collegatevi tutti, se ve la sentite, alle ore 23 per il Rosario, la Santa Messa e la consacrazione del piccolo re al cuore, alla Madonna di Lourdes. Il testo della consacrazione sarà nelle prossime ore, immediatamente dopo il caffè, sarà pubblicato su Radio Domina, e quindi lo potrete poi, avrete tempo di visionarlo e di prepararlo per pregarlo poi tutti insieme, voi dall'Italia e noi qui da Medellin. Ecco. Questo era importante, tutto da dire per il cammino che stiamo facendo, un cammino che prevede un impegno missionario che dura da più di un mese, un impegno missionario che ci sta permettendo di gettare il seme. Poi non è Apollo che pianta né Paolo che irriga, ma è Dio che fa crescere. Questo è San Paolo che lo dice nelle sue lettere, nella lettera ai Corinti. Paolo dice proprio questo: non chi irriga né chi semina è qualche cosa, dice Paolo, ma è Dio che fa crescere. Io questa cosa la dico perché, tra l'altro, l'Apostolo Paolo, ma non è provato a livello esegetico, rimane sempre in sospeso, perché è lo stesso Paolo che non l'ha lasciato intendere quanto avrà sofferto, lo fa capire però, con i pseudo-apostoli che volevano prendere il suo posto. Sì, volevano prendere il suo posto, è proprio evidente nelle lettere ai Corinti. Volevano prendere il posto di Paolo. Paolo faceva in tempo ad andare via da Corinto, dove fondava le comunità, da Efeso, qui e lì, forse a Efeso già c'era Giovanni, comunque, che subito lo attaccavano. Ecco, allora noi in questa missione che prosegue, come sapete, ho annunciato che saremo negli Stati Uniti d'America e la prima tappa sarà a Miami. Ecco, sarei in grado di dire ai fedeli del piccolo resto americano che appunto domenica 1° marzo saremo a Miami. Ecco, domenica 1° marzo, a Dio piacendo, saremo a Miami. Ecco, quindi potrete organizzarvi per essere presenti, quelli che magari siete lì nella zona, che gli Stati Uniti d'America non è che sono le città dietro non è Milano, Palermo o Reggio o Lamezia Terme, Torino, no, sono gli Stati Uniti d'America, quindi domenica 1° marzo vogliamo essere lì e poi vediamo se possiamo riuscire a muoverci anche per altre tappe. Abbiate pazienza che di volta in volta ve le renderò note, però aiutateci perché il progetto ha bisogno del sostegno di tutti e veramente ancora finché siamo in America, nell'Hispano America, a livello economico in qualche maniera possiamo contenere i danni, come si dice, ma poi negli Stati Uniti d'America sarà dura, quindi non potremo intrattenerci oltremodo, a meno che non arrivi anche in quel caso lì un aiuto che ci permetta di andare avanti e di portare a termine la missione, che sarebbe quella di finire poi a Toronto, in Canada, e da lì poi rientrare in tempo per le ultime settimane della Quaresima e poi della Pasqua. Bene, miei cari, andiamo alla puntata di oggi. Allora, è una puntata intensa per queste due memorie, la Madonna di Lourdes e le dimissioni di Papa Benedetto XVI. Prego la regia di mostrare il titolo che fa un po' sintesi, eccolo lì: 11 febbraio 2013, Benedetto XVI, virgola, per non dimenticare. Però, ecco, siccome è la Madonna di Lourdes, volevo rapidamente, prima di parlare di Benedetto XVI, delle dimissioni, con quello che questo comporta, raccontare queste apparizioni della Madonna di Lourdes,
raccontate da Bernardette. Prima apparizione è venuta l'11 febbraio 1858. Dice Bernardette: la prima volta che fui alla grotta era il giovedì 11 febbraio. Andavo a raccogliere la legna con altre 2 ragazzine. Quando fummo al mulino, io domandai loro se volevano vedere dove l'acqua del canale andava a congiungersi col Gav. Esse mi risposero di sì. Di là noi seguimmo il canale e ci trovammo davanti a una grotta, non potendo andare più lontano. Le mie 2 compagne si misero in condizione di attraversare l'acqua che era davanti alla grotta. Forse la regia sta già preparando le immagini di una Lourdes moderna, di una Lourdes con tutto quello che la processione eucaristica, la grotta, la basilica. Esse attraversarono l'acqua, si misero a piangere. Domandai loro perché piangessero. Mi dissero che l'acqua era fredda. Sì, era inverno, potete immaginare a Lourdes, ai Pirenei, l'acqua era fredda per attraversarla e prendere la legna, perché vivevano con il camino per riscaldarsi, quindi andavano a raccogliere la legna lì a Massabielle. Si misero a piangere, domandai loro, era l'acqua fredda. Io le pregai di aiutarmi a gettare delle pietre nell'acqua per vedere se potessi passare senza scalzarmi. Mi dissero di fare come loro se volevo. Io andai un po' più lontano a vedere se potevo passare senza scalzarmi, ma non potei. Allora ritornai davanti alla grotta e mi misi a scalzarmi, cioè togliere i calzettoni pesanti per il freddo e le ciabatte, le scarpe. Avevo appena tolto la prima calza che sentì un rumore come se ci fosse stato un colpo di vento. È proprio biblico tutto questo, Dio che si manifesta nel vento. Allora voltai la testa dalla parte del prato, dal lato opposto alla grotta, dove oggi sorge al di là del Gav la chiesa di Santa Bernardette, vidi che gli alberi non si muovevano. Allora ho continuato a scalzarmi la seconda calza. Sentii ancora lo stesso rumore. Appena alzai la testa, guardando la grotta, scorsi una signora in bianco. È bello sentire Eccoci di nuovo in diretta, speriamo di non avere ulteriori problemi, miei cari figli, abbiate pazienza, sono collegamenti fatti in maniera rudimentale, come vedete, no? Anche quando si prepara il repertorio fotografico, tutto il corredo, bisogna anche starci addosso e io devo far tutto insieme alla mia equipe, insomma ci muoviamo veramente a volte in maniera incredibile. Torniamo al racconto, stavo dicendo, appare la Madonna, come racconta Bernardette, che viene a chiedere preghiera, e questo è tutto, la preghiera. La preghiera trasforma il cristianesimo da chiacchiera in sequela. Ricordate questa frase che volevo oggi fare sintesi di questo. La preghiera, la vita di preghiera trasforma il cristianesimo da chiacchiera in sequele. E oggi in giro sui social chiacchieroni che speculano sulla situazione drammatica che sta vivendo la Chiesa di Roma, ce ne sono tanti che non hanno mai, forse volutamente, impugnato una corona del rosario tra le mani. La Madonna si manifesta con la corona del rosario in mano, è la preghiera che salva, non la chiacchiera. Ecco, allora, guardai ancora e vidi sempre la stessa signora. Misi la mano in tasca, vi trovai il mio rosario. Volevo fare il segno della croce, non potei arrivare con la mano fino alla fronte, la mano mi cadeva. Allora lo sbigottimento si impadronì più fortemente di me, la mia mano tremava, ma dov'è? Non lo trovo più. La mia mano tremava, eccolo lì, tuttavia non fuggì. La signora prese il rosario che teneva tra le mani e fece il segno della croce. Allora provai una seconda volta a farlo e potei. Appena ebbi fatto il segno di croce, scomparve il grande sbigottimento che provavo. Mi misi in ginocchio, ho recitato il rosario in presenza di quella bella signora. La visione faceva scorrere i grani del suo rosario. Quindi mentre Bernadette sta pregando il rosario, lo prega anche la Madonna. Non è che lo prega, lo muove per dire che gradisce la preghiera del Santo Rosario. Faceva scorrere i grani del suo, ma non muoveva le labbra, perché evidentemente la Madonna non prega se stessa. Quando ebbi finito il mio rosario, mi fece segno di avvicinarmi
ma non ho osato. Allora disparve all'improvviso. Mi misi a togliere l'altra calza per attraversare quel po' d'acqua che si trovava davanti alla grotta per andare a raggiungere le mie compagne e ci siamo ritirate. Cammin facendo ho domandato alle mie compagne se non avevano visto niente. Allora aggiunsero: "E tu hai visto qualcosa?" Allora dissi loro: "Se non avete visto niente, neppure io." Questo mi sorprende, perché è una bugia detta da Det. Mi sorprende, ma non mi preoccupa, al contrario mi conferma sul fatto che talora, come ha fatto Gesù stesso nel Vangelo, bisogna essere scaltri, astuti come i serpenti, ecco, furbi, custodire il segreto del re, dice la Bibbia. Quindi Bernadette non racconta nulla di fronte a quello che è accaduto. Sapete peraltro che Santa Bernadette poi il corpo è qualcosa di stupefacente, il corpo incorrotto, custodito a Nevers, dove è vissuta da suora. La volta nel posto più umido l'hanno riesumata, il corpo è completamente, non è ritoccato, è così com'è, come quando è morta. È incredibile questa cosa qui. Andiamo alla seconda apparizione, 14 febbraio 1858. La seconda volta, dice Bernadette, era la domenica seguente. Ci ritornai perché mi sentivo spinta interiormente. Mia madre mi aveva proibito di andarci. Dopo la messa cantata, quindi lei sente un impulso ad andare, però qui veramente, guardate, bisogna obbedire agli uomini, a Dio piuttosto che agli uomini. La mamma proibisce a Bernadette, anche questo a livello di teologia morale è una questione importante. Doveva obbedire alla mamma, non si disobbedisce ai genitori. Invece, ecco, c'era qualcosa di più importante. Quindi quando si deve sempre scegliere per Dio, non per gli uomini, non dimentichiamolo. Quindi Bernadette viene fatto divieto di andare, perché nel frattempo qualche cosa sarà forse anche uscita fuori, e lei però va lo stesso. Presi l'acqua benedetta per gettarla alla visione quando fossi alla grotta, se la vedevo, magari pensavo potesse essere il diavolo. Arrivate là, ciascuna prese il suo rosario e ci mettemmo in ginocchio per dirlo. Avevo appena detto la prima decina che scorsi la stessa signora. Allora mi misi a gettarle l'acqua benedetta dicendole se veniva da parte di Dio di restare, se no di andarsene. E mi affrettavo sempre a gettargliene. Si mise a sorridere, a inchinarsi, e più io annaffiavo con l'acqua benedetta, più sorrideva e piegava la testa, e più la vedevo fare quei segni. E allora prese lì, come sapete la grotta poi è stata costruito l'altare con quella bella cappella all'aperto, con quella esplanade lì che veramente è un luogo di grazia, un luogo di preghiera, un luogo incantevole. Si mise a sorridere, quindi la Madonna sorride di fronte alla provocazione di Bernadette, che se vieni da Dio rimani, altrimenti vai via. E allora, presa da timore, mi affrettavo ad aspergerla e lo feci finché la bottiglia fu terminata. Quando ebbi finito di recitare il mio rosario scomparve. Questa è la seconda volta. Quindi vedete, la Madonna nelle prime apparizioni non dice nulla, anzi sorride, non è un'apparizione con molte parole. Terza apparizione, 18 febbraio 1858. La terza volta, il giovedì seguente, vi furono alcune persone importanti che mi consigliarono di prendere della carta e dell'inchiostro e di domandarle se aveva qualcosa da dirmi, di avere la bontà per metterlo per iscritto. Questa cosa mi appare anche qui abbastanza inusuale, chiedere a un fantasma, limite, o al diavolo, se era il diavolo, o addirittura al cielo, se era la Madonna, come era la Madonna, mettere per iscritto chi era. E Bernadette obbedisce. Ho detto le stesse parole alla signora. Si mise a sorridere e mi disse che ciò che aveva da dirmi non era necessario scriverlo, ma se volevo avere la compiacenza di andarci per 15 giorni. Le risposi di sì. Mi disse anche che non mi prometteva di farmi felice in questo mondo ma nell'altro. Ecco, è in questa apparizione, la terza, che la Madonna dice a Bernadette: non ti prometto la felicità in questo mondo ma nell'altro. Questo è un insegnamento anche per noi. Io ringrazio Dio, stamattina pensavo che praticamente io non leggo più, non scrivo più, cioè praticamente sono senza ossigeno. Praticamente io non leggo più, non scrivo più, perché io sono responsabile del team. Quindi io faccio da guida e faccio anche da travel agency. Io sono un travel agency, sono agente di viaggi. Pregate per me, cari figlioli, perché insomma io non leggo e non scrivo. Però stamattina
camminando e pregando le mie preghiere, perché quelle non le tocca nessuno. Io qui ho centinaia e centinaia di messaggi a cui devo rispondere nel mio telefono e non so quando dovrò farlo, perché devo pregare. Però devo pregare, devo scegliere l'albergo, devo scegliere la sala dove riunirci, devo vedere quanto costa quella e quanto costa quell'altra. E anche quando io rendo partecipi i miei collaboratori, sono qui col mio team, è evidente che giustamente devo sempre decidere io tutto. Però stamattina io poi ho capito che dovevo ringraziare il Signore, perché neanche i missionari, quelli di una volta, avevano le paturnie come ce le ho io, che si devono mettere lì a scrivere a libri o a leggere la Summa Theologiae di Tommaso d'Aquino. Vi ricordate San Francesco Saverio che parte dall'Europa per andare missionario in Cina e poi scrive quella celebre lettera quando dice: vorrei correre dai professori della Sorbona a dire loro di venire qui ad annunciare il Vangelo. Ecco, io sto vivendo questa esperienza qui, se volete credermi. Non sto, è da più di un mese che vivo un'esistenza proprio missionaria. Io sono diventato in questa fase qui della mia vita, per volere di Dio, più che mai missionario. Come sapete in giro per l'Italia, però è un'altra cosa quando sei a casa. E tutto sommato anche l'Europa. Ma qui io sto mettendo da parte tutto il resto e sto vivendo da missionario. Tra l'altro diversi anche mi hanno detto, preoccupati, che sono dimagrito. Sì, è vero, sono dimagrito, all'inverosimile mi cascano i pantaloni perché il cibo non è adatto per me e i ritmi sono semplicemente massacranti, che Dio ci assista. Ma torniamo alle apparizioni. Quindi la Madonna dice: non ti prometto nella terza apparizione, un messaggio molto importante di Lourdes, la felicità in questo mondo ma nell'altra. Infatti Bernadette ha portato la croce. Figlioli cari, noi dobbiamo portare la nostra croce per andare in paradiso. Attenzione, un cristianesimo gnostico, gnosticheggiante, esoterico, un cristianesimo diciamo soprattutto falso, che mette da parte il mistero della sequela crucis, della sequela della croce. Cioè la Madonna lo ricorda a Santa Bernadette e ce lo ricorda anche a noi oggi, che è la festa di Lourdes, dove pensiamo a tutti gli ammalati, i sofferenti che vanno a Lourdes, no? Ecco, questo spettacolo solenne del dolore umano, conseguenza del peccato originale, i malati. Oggi è la giornata mondiale del malato, faremo l'unzione con l'olio alle persone, se ce ne sono che verranno oggi, l'unzione del malato. Però quanti ammalati nel corso di questi più di 150 anni sono andati a Lourdes per cercare conforto? Molti sono guariti, ma molti altri sono stati curati interiormente. La Madonna di tutti si è sempre presa cura. Però ecco, a Bernadette la Madonna dice: non ti prometto la felicità in questo mondo ma nell'altro. E adesso andiamo alle ultime 15 apparizioni. Dal 19 febbraio al 4 marzo 1858, scrive Bernadette, vi ritornai 15 giorni. La visione apparve tutti i giorni a eccezione di un lunedì e di un venerdì. Un giorno la Madonna mi disse che dovevo andare a bere alla fontana. Non vedendola andai al Gav, è il fiume che scorre lì, a poca distanza ancora oggi dalla grotta. Mi disse che non era là la fontana. Mi fece segno col dito mostrandomi la fontana. Come sapete, quanti di voi siete stati a Lourdes, la maggior parte presumo, sarete stati a girare attorno alla grotta e giù, proprio ai piedi, presso a poco della Madonna, c'è ancora oggi, vedi, il posto dove è sgorgata l'acqua, che appunto Bernadette ha dovuto scavare per trovarla. Infatti scrive: non vidi che un po' d'acqua che assomigliava a del fango, vi portai la mano, non potei prenderne, mi misi a scavare per poi poterne prendere. Per 3 volte l'ho gettata perché era piena di fango evidentemente, alla quarta volta potei bere. Allora la Madonna, dice Bernadette, mi fece anche mangiare un'erba che si trovava dove io fui a bere. Quest'erba cresce ancora oggi lì, e poi questo giorno che Bernadette racconta è uno dei più importanti, perché è il giorno in cui sgorga l'acqua, che è, potremmo dire, il simbolo per antonomasia di Lourdes, no? L'acqua. Io stesso ne ho fatto esperienza, una volta andai che avevo una malattia, insomma, che poteva diventare molto seria, come poi ho saputo, e mi sono immerso nell'acqua e è scomparso tutto quella volta lì. Ecco, ma questo immergersi nell'acqua del Gav, questo berla, l'acqua di Lourdes, che è potente, sacramentale, mai quell'acqua lì. Sono stati fatti anche degli studi, ma non ho il tempo di approfondirli. Ecco, e sgorga l'acqua. Il 2 marzo 1858 si ricorda Bernadette di scrivere che il parroco, il simpaticissimo Abbé Peyramal,
padre Peiramal, mi disse di andare a dire ai preti, la Madonna le disse di andare a dire ai preti di far costruire là una cappella. Fui a trovare il parroco per dirglielo, mi guardò un momento e mi disse con un tono non molto gentile, qui è un eufemismo per dirla che l'ha mandata a quel paese perché era un tipo rude, che cos'è questa signora? Io risposi, dice Bernadette, che non lo sapevo. Poi mi incaricò di dirle, allora digli che ti dica il nome. Il giorno dopo, dice Bernadette, glielo chiesi, ma ella non faceva che sorridere. Al ritorno fui dal parroco e gli dissi che avevo fatto la commissione, cioè di chiedere alla Madonna come si chiamasse, ma che non avevo avuto altra risposta. Allora il parroco, senza peli sulla lingua, dice a Bernadette, tu ti prendi gioco di me e farai bene a non tornarci più, ti do il divieto di tornare alla grotta. E aggiunge Bernadette, ma io non, sto leggendo dal diario di Bernadette, dalle memorie di Bernadette, ma io non potevo impedirmi di andarci. Arriviamo finalmente all'apparizione, probabilmente la più importante, anzi sicuramente la più importante, sicuramente la prima importante, perché la Madonna si manifesta, poi è importante questa dell'acqua che scorga il 2 marzo, però senza dubbio la più importante è quella del 25 marzo 1858, festa della Annunciazione del Signore. Scrive Bernadette. Ella mi ripeté più volte che dovevo dire ai preti che lì si doveva fare una cappella e di andare alla fontana per lavarmi e che dovevo pregare per la conversione dei peccatori. Nello spazio di questi 15 giorni mi diede 3 segreti che mi proibì di dire. Io vorrei subito adesso agganciarmi alle dimissioni di Papa Benedetto, perché Papa Benedetto nell'intervista con Peter Sewald, quando il giornalista, lo scrittore tedesco gli domanda Santità, perché avete scelto l'11 febbraio per annunciare le dimissioni, il Papa parte col dire che era annunciato un concisistorio straordinario dei cardinali e quindi era un'occasione propizia per dirlo, ma è del tutto evidente, e infatti il Papa lo dice, che lui afferma essere la festa della Madonna di Lourdes e quindi si sente il Papa come dire, obbligato a collegare le proprie dimissioni, la propria scelta che apriva 13 anni fa una stagione nuova nella vita della Chiesa, a questa festa, a questa ricorrenza. Lì la Madonna ha dato 3 segreti. Io ho sempre detto a tutti voi che non dubito del fatto che uno almeno di questi segreti riguardava il futuro della Chiesa, quello praticamente che stiamo vivendo. È importante questi 3 segreti, perché di Fatima abbiamo qualche idea, della Salette sappiamo molto di più, ma praticamente di questi 3 segreti di Lourdes non sappiamo nulla. Vuoi vedere che questi 3 segreti di Lourdes finiscono con l'essere più rilevanti persino di Fatima? Non lo so. Sicuramente Papa Benedetto li conosceva e quindi non ha scelto, come ora vedremo, l'11 febbraio per caso, ma ha voluto dare una, direi, sacralità solenne al giorno in cui davanti ai cardinali stupiti e sbigottiti, sgomenti, ha comunicato che si sarebbe dimesso. Ecco, allora andiamo a questa apparizione del 25 marzo, è quella più importante perché anzitutto la Madonna dà i 3 segreti, come sarebbe bello conoscere quali siano. Pazienza, ma non per curiosità, non è curiosità, io mi sentirei obbligato a conoscerli, perché vorrei le conferme, diciamo così. Senza dubbio la Madonna lì ha parlato, io penso, senza dubbio, io credo, senza dubbio è troppo, io credo che la Madonna lì abbia parlato di quello che sarebbe accaduto, perché è la stagione del positivismo modernista, no? I primi lenti, timidi, però organizzati movimenti massonici per distruggere la Chiesa. Non dimentichiamo l'assedio a Papa Pio IX, che in quel momento era il Papa, che peraltro 4 anni prima, nel 1854, l'8 dicembre, aveva proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, che era stata concepita senza peccato originale. Allora, in questa apparizione così importante del 25 marzo 1858, la Madonna dà i 3 segreti, ma Bernadette è lì che deve insistere per chiederle di dire il suo nome. La Madonna invece è preoccupata, diciamo così, di dire ai sacerdoti che facciano qualcosa per costruire lì una cappella. Le domando nuovamente chi sia, sorride sempre. Infine mi azzardo una quarta volta, pensate, in quell'apparizione del 25 marzo per 4 volte, e poi guardate, bisogna far così col cielo. Io ho sempre insegnato ai miei figli spirituali, alle mie figlie spirituali più vicine, di insistere col cielo. Fai la novena della Madonna di Pompei, padre, dopo 9 giorni ho ottenuto nulla, fanne un'altra. Perché il cielo è un po' sordo, diciamo a volte, ma finge di essere sordo.
chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, è la vostra fede, la mia fede che talora non riesce ad aprire i rubinetti del cielo. Dobbiamo avere più fede, credere che Dio ci ascolta. Allora Bernadette per la quarta volta domanda alla Madonna: ma chi sei? Vuoi dire chi sei? Ecco, adesso è il momento più solenne di tutte le apparizioni, queste sono le parole sobrie di Bernadette. Allora, tenendo le due braccia aperte, la Madonna aveva fin qui tenuto le mani giunte, come si vede nella grotta di Massabielle di Lourdes, per indicare la preghiera, appunto, no? È un'indicazione semantica del primato della preghiera. Però alla quarta domanda: ma ci dici chi sei? La Madonna allarga le braccia, così, ecco, come poi si vede in alcune immagini della Madonna della medaglia miracolosa. Allarga le due braccia, le apre, alza gli occhi verso il cielo, poi dice, giungendo le mani all'altezza del petto, quindi il cuore immacolato di Maria, queste precise parole scolpite sulla piattaforma che regge la statua in marmo della Madonna di Lourdes a Massabielle. Le parole precise dette nel linguaggio che si parlava a Lourdes, nel linguaggio pirenaico, il dialetto. Che soiera Immaculada Concepțiu. Che soiera Immaculada Concepțiu, che significa concession, io sono l'Immacolata Concezione. A questo punto dovreste sapere un dettaglio, che sono stati fatti dei film, come sapete, sia in bianco e nero che a colori sulla storia di Lourdes, ma dovreste sapere, miei cari figlioli, o penso che sappiate appunto, che a quel punto lì Bernadette praticamente pianta in asso l'apparizione. Perché finalmente il 25 marzo, dopo più di un mese e mezzo, finalmente la Madonna rivela come si chiama. Ma Bernadette non sa cosa significhi. Ancora Bernadette non sa neanche che è la Madonna. Vi sembrerà stupefacente quello che sto per dire, ma è così. La chiama Acherò nel dialetto pirenaico, quella cosa lì, perché lei non sa chi è. Acherò la chiamava. Quindi quando il 25 marzo, per favore, la Madonna Bernadette, la quarta volta, per favore, Acherò, la chiamava così, Acherò, per favore, vorreste farmi la cortesia di dirmi chi sono? La Madonna che aveva le mani giunte, 25 marzo, festa dell'Annunciazione, allarga le braccia, le alza verso il cielo con gli occhi rivolti al cielo, poi porta le mani sotto dove c'è il cuore immacolato e pronuncia quelle parole: io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette pianta lì in asso la Madonna e corre, lei che era asmatica perché soffriva d'asma. Bernadette, appunto, la Madonna le aveva detto: non ti prometto la felicità in questo mondo ma nell'altro. Si vede che proprio chi è amato da Dio deve soffrire di più. Perché? Perché deve amare di più. È solo l'amore, è solo la sofferenza dilata l'amore. Ricordatevi, oggi vi sto dando due insegnamenti importanti perché stiamo parlando di Lourdes. Il primo insegnamento, all'inizio vi ho detto, la preghiera. La preghiera trasforma il cristianesimo da chiacchiera a sequela, a testimonianza. Ricordatelo, una persona che non prega o prega poco non ha dove andare, non ha cosa fare, è un chiacchierone, è una chiacchiera continua, è un cristianesimo gnostico. Bisogna pregare tanto, pregare tutto il giorno e anche la notte, anche quando la notte, pregare sempre, senza mai stancarci. Questo è il primo insegnamento che viene da lui. Il secondo insegnamento era quello che vi dicevo adesso. Bernadette deve correre, scusate se ho interrotto il racconto, ma è un insegnamento importante. Bernadette soffrirà tutta la vita, sarà perseguitata dalla sua superiora madre Maria Teresa Fusui, non mi ricordo mai il nome, questo me lo ricordo, antipatica, brutta, l'espressione più inidonea a farsi suora. Questo è quello che penso. Magari è in paradiso e prega per me, perché sa che dico il vero. L'ha perseguitata Bernadette, l'ha proprio perseguitata in una maniera disumana. È riuscita a farle credere che ingannava la gente dicendo che vi rendete conto? Questo è terrorismo psicologico. Ha visto mai dove finiscono certe vocazioni? Mi ricordo quando Don Luigi Orione dovette andare a farsi frate francescano, lo racconta lui, io l'ho letto, San Luigi Orione, no? Fondatore dell'opera della Divina Provvidenza, perché sono gli Orionini, insomma. E prima andava da Don Bosco, frequenta Don Bosco, poi va a bussare, anzi prima ancora di conoscere Don Bosco, va a bussare alla porta di un convento francescano. Sentite che roba, figlioli cari, come siamo noi, uomini di chiesa, responsabili davanti a Dio. Praticamente piccolo Luigi con i genitori bussa alla porta del convento, perché i genitori hanno detto: va bene, ti accompagniamo, visto che vuoi farti frate, almeno ti accompagniamo, ti salutiamo e
Loro arrivano, bussano e apre il guardiano del convento. Un frate, come vorrei dirvi, un cafone proprio, fiori cari, un cafone, che si rivolge in malo modo al piccolo Luigi, che risponde in maniera piccata ai genitori, che dice di far presto. Luigi guarda i genitori in faccia e dice: portatemi di nuovo subito a casa. Naturalmente l'ha permesso Dio, perché poi lui ha fondato l'opera. Ma perché Dio scrive sulle righe storte, lo dico per esperienza personale, che anch'io fin da piccolo ho conosciuto dei mostri nella Chiesa Cattolica, mi fermo qui. E allora Bernadette ha conosciuto questa superiora che l'ha perseguita, perché poi l'hanno costretta ad andare via dal paese, cosa che per Bernadette è stata un dolore immane. Una piccola contadina montanara che deve andare a Nevers, dall'altra parte della Francia, e farsi suora, si fa suora, e non deve più parlare di Lourdes, tanto che io sono stato più volte a Nevers, nel cortile, diciamo come si chiama, nel chiostro, c'è una statuina della Madonna in fondo, dove c'è una lapide, una targa che racconta che Bernadette in momenti di profonda nostalgia andava davanti a quella statua perché in qualche modo le ricordava la Madonna che le era apparsa. Poi si ammala anche di tumore alle ossa, soffre terribilmente, insomma, Bernadette. Ecco, però, fiori cari, questo è il secondo insegnamento. Il primo è la preghiera, il secondo è la sofferenza, il dolore. Fiori cari, è vero che ci sono persone che soffrono più di altre. Io mi riferisco in questo momento a quelle che si sono fatte naturalmente sante. Non c'è persona che non abbia una missione che non debba soffrire molto. Perché? Perché, come mi ha insegnato Natuzza personalmente, non sui libri, la sofferenza dilata. La sofferenza amplia gli orizzonti, e siccome ci sono anime che, avendo una missione, devono amare in maniera soprannaturale, Dio le dilata col dolore. Non posso aggiungere altro, perché se no Gesù dice: non date le perle ai porci, e ci sono tanti nemici tafoni che ci seguono e non meritano di avere queste perle. Le ho appena accennate, le offro e le consegno a quelle anime tra di voi che siete elette: preghiera e sofferenza. Io sono stato in questo mese a Los Andes, dove è vissuta questa carmelitana morta giovane come Santa Teresa di Gesù Bambino, la Teresa di Gesù Bambino delle Ande, che ha detto proprio questo: la mia missione è amare e soffrire. Allora Bernadette corre, torniamo a quello che stavo dicendo, corre verso la parrocchia. C'è un po' di distanza, chi è stato a Lourdes, io non so quante volte sono stato, li ho perso il conto, oppure abitato per un po' a Lourdes, dovevo scegliere in un momento particolare in cui ero perseguitato sotto ogni punto di vista, se stare a Lourdes o a Medjugorje, e poi mi decisi per Medjugorje. E allora Bernadette corre verso la parrocchia, che è un po' distante, corre perché finalmente deve andare a dire al parroco che aspettava il segno, voleva sapere chi è, perché ormai in paese si parlava solo di quello, nient'altro che di questo. Bernadette spalanca la porta, come si vede nel film, è fatto bene anche quello in bianco e nero, è proprio fedele all'evento, che è stato narrato anche a Bernadette, perché Bernadette ha fatto tante deposizioni. Spalanca la porta senza dire nulla, grida: Je suis l'Immaculée Conception. Il parroco, l'abbé Peyramal, che era un uomo burbero, però un santuomo, viene meno, si sente male, impallidisce, raccontato da Bernadette questo, impallidisce, comincia a sudar freddo e deve sedersi, e dice: cosa avete detto, figliola cara? Perché dovete sapere che 4 anni prima, devo fare l'antefatto se no non lo capite, perché noi oggi siamo l'Immacolata Concezione, a tutti è chiaro, però siamo nel 1858 ai piedi dei Pirenei, in Francia. 4 anni prima Papa Pio IX aveva proclamato il dogma di Maria concepita senza peccato originale, però nessuno ancora sapeva niente di questo, meno i semplici fedeli. E Bernadette non poteva conoscere questo titolo, il parroco lo sapeva. Quindi quando Bernadette arriva lì e, spalancando la porta senza salutare, dice, tutta trasfigurata in volto, perché l'abbé Peyramal rimarrà colpita dalla luminosità, dalla luce nel volto di Bernadette: Je suis l'Immaculée Conception. Vengono i brividi, a me vengono i brividi. Il parroco, che era un uomo pesante, gigante, deve sedersi madido, si asciuga il sudore e dice a Bernadette con un filo di voce, lui che aveva un vocione: cosa avete detto, figliola? E Bernadette ripete: Je suis l'Immaculée Conception, io sono l'Immacolata Concezione. E lì l'abbé Peyramal cambierà atteggiamento, capirà che Bernadette aveva visto la Santa Vergine. Ecco, potremmo continuare ancora a lungo, ma insomma
Vi cito solo le parole, la Madonna ha parlato pochissimo, si dice, a Lourdes, ma i tre segreti? Ha parlato pochissimo in quelle cose ufficiali che conosciamo. Permettetemi, se siete d'accordo, perché adesso mi collego e mi rilaccio in questi ultimi 10 minuti a questo che è il tema di oggi, e cioè l'11 febbraio di 13 anni fa Papa Benedetto, nella festa della Madonna di Lourdes e non di Fatima, annuncia l'inizio di una nuova stagione per la vita della Chiesa. Perché? Perché lui conosceva sicuramente i tre segreti di Lourdes, come li conosceva, hanno conosciuto i pontefici. Dunque le persone che hanno conosciuto i tre segreti di Lourdes, che non se ne parla, sono sicuramente i pontefici dall'apparizione a Benedetto XVI, questo senza dubbio. Poi c'è il vescovo Laurence, il vescovo di Tarbes, che sicuramente anche lui ha conosciuto qualcosa, perché Benedetto ha più volte detto che la Madonna aveva detto di non dirlo a nessuno. Ecco, però voi sapete come funziona, che certamente qualcosa per iscritto, almeno al confessore eccetera, l'avrà pure detta. È come per quello che riguarda, lo dico qui davanti al confratello, in questi giorni, in questo mese che io non sto scrivendo, leggendo, sempre una voce interiore, però devo capire da dove viene, di produrre uno scritto autobiografico sulle locuzioni. Ma non so, ecco, cioè viene il momento in cui uno deve esibire quello che il cielo gli dà, e infischiandosene di come reagiscono. Puoi finire a rogo come Giovanna d'Arco o ti posso dire come Padre Pio. È Dio che decide, è Dio che decide. Però è importante. Comunque, queste sono le parole precise della Madonna. Non è necessario, quando la prima volta Bernadette tende penna e carta alla Signora e dice: vorreste avere la bontà di mettere il vostro nome per iscritto, la prima parola che la Madonna pronuncia è: non è necessario. La seconda frase: volete avere la cortesia di venire qui per 15 giorni? La terza frase: non vi prometto di rendervi felici in questo mondo ma nell'altro. La quarta frase: pregherete Dio per i peccatori. Ecco, quindi primo insegnamento, la preghiera, che da chiacchieroni. Io per esempio, guardate che se non avessi, voglio confidarvelo, sento molto forte oggi questa festa, forse perché sono tanto lontano da casa e già la missione dopo un mese più, con tutti gli impegni che ci sono in Italia eccetera, comincia a farsi sentire come esplosione, voglio dirvi, di luce, di gioia, di grazia, di incoraggiamento ad andare avanti. Quindi voglio dare questa testimonianza. Io non starei a parlare ogni giorno, più volte al giorno quando sono in Italia su Radio Domina, se ve lo garantisco non avessi, non dico una robusta, ma significativa vita di preghiera. C'è una delle nostre sorine, Sor Nadia, che siccome siamo sempre insieme, il team, scherzosamente non smette quando siamo sull'aereo, è una delle sorine che, come dico io, solari, no? Quindi viene sempre un po' filiarmente a rinfrancarmi nelle mie difficoltà. E allora qualche volta sempre vede che io non rispondo, che muovo le labbra perché sto pregando. Allora dice: padre, ma Gesù ha detto di pregare sempre. Com'è che dice? Pregate sempre, non mannaggia, non mi ricordo come dice scherzosamente, perché insomma mi vede sempre in preghiera, a muovere le labbra, a sgranare il rosario. Sì, figli cari, e così la preghiera fa la differenza. E poi la sofferenza accettata con amore. Non vi prometto la felicità in questo mondo e nell'altro, quindi leviamoci mano, va bene? Tutti quelli, oggi 11 febbraio, io prego con la corona in mano per tutti voi del piccolo resto, a partire dai confratelli e poi tutti voi del piccolo resto di cui sono la guida. Prego che la Madonna vi faccia levare mano. Da che cosa? Da tutte le aspettative umane. E se vi dispiace, cominciate a preoccuparvi. Leviamo mano dalla mondanità, perché tutto passa, tutto finisce. In questi giorni ho visto le grandi capitali sudamericane, Sao Paulo, capitale del distretto di San Paolo, Buenos Aires, Santiago del Cile, Montevideo, Bogotà. Sono città in crescita, sono città che si espandono in maniera incontrollata, grattacieli su grattacieli, figlioli cari, quartieri residenziali con palazzi infiniti che in Italia non ce li abbiamo così. Ecco, però uno pensa che poi San Paolo dice: passa la scena di questo mondo. Il terzo insegnamento di Lourdes è che la Madonna dice: pregherete Dio per i peccatori. E poi il 24 febbraio dice 3 volte penitence, penitence, penitence.
Quindi il tema della penitenza, oggi in questa falsa chiesa arlecchina e ridicola, banale, dove peraltro in questi giorni non si fa altro che parlare dell'incontro che domani ci sarà tra Fernandez e Pagliarani, vediamo, non escludo sorprese, perché quando qui poi io mi alzerò sarà già tutto fatto, no? Evidentemente col fuso orario, vedremo di che cosa si tratta, quindi paradossalmente sarò in grado di parlarvene. Se fossi stato in Italia dovevamo aspettare l'indomani, ma quando domani io farò Santi e Caffè avremo già notizia qui, presumo, di quello che possa essere accaduto. Ad ogni modo, questa falsa chiesa non parla mai di preghiera, non parla mai di penitenza, non parla mai di conversione, ecco. E poi le altre parole della Madonna: andate a bere alla fontana e a lavarvi, andate a mangiare di quell'erba che è là, andate a baciare la terra come penitenza per i peccatori, andate a dire ai preti di far costruire qui una cappella, che vi si venga in processione. E poi durante la Quindicina la Vergine insegnò una preghiera a Bernardetta e le disse 3 cose che riguardavano solo lei, e poi aggiunse con un tono severo: vi proibisco di dire ciò a chiunque. Il 25 marzo, ecco la frase più importante della Madonna: io sono l'Immacolata Concezione. Bene, concludiamo questa ampia pagina e gli ultimi minuti li dedichiamo all'ancoraggio relativo alla decisione effettuata proprio come oggi di Papa Benedetto XVI. La conclusione è la seguente: anzitutto circa i 3 segreti. Resta tutto da verificare. Non ho nessuna aspettativa personale. Non ritengo sia necessario dover approfondire più del dovuto, però certamente ci sono questi 3 segreti. E poi la conclusione: io sono l'Immacolata Concezione, significa che Dio ha vinto. Quando andiamo a Lourdes, fiori cari, respiriamo. Quando andiamo a Lourdes rinasciamo. Nessuno mai torna a mani vuote da Lourdes. C'è la storia di quel diciamo scienziato francese di fine 800, fra gli 800 e i primi 900, che va a Lourdes per prendersi gioco, ma poi alla fine, per farla breve, si converte nel vedere la serenità e la pace. Racconterà sempre, aver assistito a un vero miracolo di una donna che era entrata in una delle piscine ed era guarita improvvisamente, ma che più che questo il miracolo che l'aveva convertito era stato vedere questa folla di ammalati. Peccato, il repertorio è sempre quello, pazienza, del resto dovete capire, non c'è tempo di preparare le foto, ma bisognava fare dei primi piani sugli ammalati, i sofferenti, ma andatevi a cercare su internet, ve li passo io quando avrò un momento di tempo, ve li faccio vedere, perché anche vedere solo gli ammalati a Lourdes, fiori cari, è uno spettacolo di grazia. È uno spettacolo di grazia. Vedere gli ammalati a Lourdes è uno spettacolo di grazia. Quelle sedie a rotelle dove si mettono lì come dire, devoti, pieni di fede e così. Bene, concludiamo la pagina relativa a Lourdes e ci colleghiamo a quello che è il tema. 11 febbraio 2013, Benedetto XVI, per non dimenticare. Ne abbiamo già più volte detto, oggi tutti insieme siamo qui a ricordare anche questo momento in cui Papa Benedetto XVI, compassato, serio, solenne, direi quasi recitando una formula di preghiera, annunciava le proprie dimissioni. Io traggo un paio di pensieri dal mio libro Chiesa dove vai, il capitolo quinto, dal titolo Le dimissioni di Benedetto XVI. Devo solo passare a leggere e tiro le conclusioni. Il primo capitolo si intitola Come un fulmine. La sera dell'11 febbraio 2013 un temporale si abbatte su Roma con tuoni rimbombanti e pioggia fitta. Il fotoreporter dell'ANSA Alessandro Di Meo riesce a scattare una foto nel momento in cui un fulmine colpisce la cupola della Basilica di San Pietro, e subito questa immagine emblematica e sintetica fa il giro del mondo proprio al termine di quell'indimenticabile giorno in cui a sorpresa Benedetto XVI annunciava ai cardinali le proprie dimissioni. Era stato quello il vero fulmine che in quel giorno aveva scosso la Chiesa cattolica. E pare a noi che quella foto sia indicativa delle forze del male che provavano ora a sferrare l'attacco finale. Benedetto XVI rinunciava, si ritirava, consegnava l'ufficio Petrino
Almeno così sembrava all'inizio. Nella riunione prevista con il collegio cardinalizio, riunitosi per discutere su alcune canonizzazioni, il Papa, con voce che non tradiva alcun cedimento, lentamente e in modo quasi soffuso, in latino leggeva la celebre Declaratio. Le immagini parlano da sole. Forse qualcuno sapeva qualcosa o forse no. Si vedono i volti dei porporati e del seguito pontificio che, avendo acchiappato la novità, reagiscono con stupore, con sorpresa, quasi increduli. Come scrive Orazio La Rocca su Ratzinger La Scelta del 2023, il panico travolge l'intero concistoro, per niente preparato ad una novità tanto grande quanto in attesa. Il Papa procede con serenità e legge per intero il testo della rinuncia, che ora che possiamo riportare per esteso. Il prelato messicano Oscar Sanchez Barba, testimone oculare, era lì, rivelerà: i cardinali si limitarono a scambiarsi sguardi silenziosi. Poi il Papa si alzò, impartì la benedizione e uscì. Fu semplice, la cosa più semplice in assoluto, straordinaria, leggo dal mio libro. Nessuno se l'aspettava. Poi uscimmo tutti in silenzio, un silenzio assoluto. Il Papa non faceva alcunché di improvvisato né di casuale. Anche la scelta dell'annuncio non è accidentale, dal momento che a norma del canone 353, paragrafo 2, paragrafo 4 del codice di diritto canonico, l'ordinario pubblico è aperto a tutti i cardinali del collegio, non solo quelli residenti a Roma. Inoltre apre anche ai prelati e persino ai legati della società civile. Per comunicare la propria decisione, quindi, Benedetto XVI aveva deciso di agire in solitaria, senza consultarsi, senza team o squadre che lo aiutassero a formulare la scelta, senza contatti con il mondo canonistico e dogmatico. Egli doveva solo comunicare, non trattare o verificare. Cioè una scelta che veniva da Dio. Come rivela Peter Sewald, il Papa ne aveva parlato nell'aprile e nell'agosto del 2012 con il cardinale Tarcisio Bertone, a settembre con Signor Georg Geiswein, a novembre con il sostituto Giovanni Angelo Becciu e poco prima dell'11 febbraio con il cardinale Gianfranco Ravasi. Infine con il cerimoniere pontificio Monsignor Guido Marini, oggi vescovo di Tortona, e con un ufficiale della sezione latina della Segreteria di Stato per la revisione del testo. Era, come ho detto, una decisione maturata dinanzi a Dio. Dobbiamo spendere, scrivo a pagina 213 del mio libro Chiesa dove vai, una parola sul giorno scelto dal Papa per rendere nota la rinuncia. Ecco, così ci colleghiamo. L'11 febbraio è la festa della Madonna di Lourdes, che ai piedi dei Pirenei apparve a Santa Bernadette Soubirous. C'è una ragione per cui Benedetto XVI sceglieva questa memoria mariana? Non è del tutto facile rispondere. Certamente quello era il giorno in cui era previsto il concistoro ordinario, come abbiamo detto. E comunque, nel libro Intervista con Peter Sewald, Ultime conversazioni, il Papa a tal riguardo afferma: era il giorno della Madonna di Lourdes. La festa di Bernadette di Lourdes a sua volta coincide con il giorno del mio compleanno. Per questo mi sembrava giusto scegliere proprio quel giorno. Voi sapete che Papa Benedetto è nato il 16 aprile e Santa Bernadette il 16 aprile. Vi pare che possa essere questo un motivo ragionevole in se stesso? Benedetto XVI infatti era nato il 16 aprile, giorno in cui la Chiesa celebra la memoria proprio della veggente di Lourdes. Ma al di là di questa coincidenza autobiografica, che cosa può nascondere o lasciare emergere il legame che Papa Benedetto intendeva manifestare con Lourdes e con Santa Bernadette? Intanto, certamente era la prima festa mariana dopo il blocco dello SWIFT, che risultava l'ultimo cecchinaggio nemico, la chiusura dei conti correnti bancari. Eppure probabilmente doveva esserci qualcosa di più. Forse il Papa aveva avuto qualche luce mariana specifica? Forse ha conosciuto i segreti che la veggente aveva ricevuto dalla Santa Vergine
e che potrebbero riguardare la Chiesa e l'attacco finale di Satana? C'è forse un legame che porta Lourdes direttamente a Roma? Resta aperta ogni possibilità. Intanto vi ricordo che i due testimoni dell'agnello, adesso vi dico qualcosa di sorprendente che non ho avuto possibilità di scrivere nel libro, memorizzate, oggi sto dicendo cose che mi piacciono. Sto pensando ora. I due testimoni dell'agnello sono Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Tramontano con Lourdes, chiudono con Lourdes, perché pur essendo andato in giro per tutto il mondo più volte, l'ultimo viaggio apostolico di Giovanni Paolo II nell'agosto del 2005 è a Lourdes. 2004? Agosto, certo, 2004, era già morto. Agosto 2004 è a Lourdes, poi ad aprile morirà, 2005. Vi pare che sia casuale che il Globetrotter Giovanni Paolo II concluda la sua missione apostolica a Lourdes? Sono le immagini toccanti, vibranti di un Wojtyła ormai piegato in avanti che nella sedia a rotelle si intrattiene in preghiera a Lourdes davanti alla statua davanti alla grotta della Madonna. E questo Giovanni Paolo II. E Benedetto XVI anche lui è legato a Lourdes, conclude l'11 febbraio annunciando le dimissioni. Ecco. Alla Saletta i due veggenti Melania e Massimino, ecco questo è Benedetto XVI, quando è andato a Lourdes pellegrino da Papa, e ci sono, come sapete, anche le immagini di Giovanni Paolo II che conclude lì. Nell'unica apparizione del 19 settembre 1846 la Santa Vergine aveva consegnato due segreti che parlavano, secondo lo studio dell'ottimo Monsignore modenese Antonio Galli, di quello che stiamo dicendo. Va bene, io devo concludere così. Uno studioso francese, Michel Courteville, impegnato a Roma in una ricerca per la sua tesi di laurea sulla Salette, ha riscoperto questi due segreti di La Salette nel 1999 presso l'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Collaborando poi con il noto mariologo René Laurentin, aveva provveduto ad una sua diffusione. Già consegnati a Pio IX, i due segreti erano finiti negli archivi vaticani senza che venissero rivelati. In essi vi si accenna all'Anticristo che verrà e che governerà Roma. Sono parole desunte da questo studio dello studioso appunto che ho citato poco fa francese, de Courteville, che riporta le parole della Madonna. Roma perderà la fede e diverrà la sede dell'Anticristo. Ecco. Questo può avere un collegamento definitivo con i segreti di Lourdes. Il testo della Declaratio è quanto meno sorprendente perché nel testo latino Benedetto XVI, non so se lo sapete, non ha inserito la parola munus e quindi il testo è invalido. Le dimissioni a norma della legge ci faranno fuori se continuiamo. A norma della legge, gridiamolo al mondo, a norma della legge della Chiesa, questi tali di nome Bergoglio e Prevoste sono dei fuorilegge. È tutto fuorilegge in Vaticano. Il Vaticano è occupato dai massoni, è occupato dai partigiani di Satana, è occupato dai nemici della Chiesa. Perché Benedetto XVI è rimasto Papa. È lì che dobbiamo tornare, con coraggio e con rinnovato slancio. 11 febbraio 2013, il Papa apriva il nuovo percorso della Chiesa, che era quello di una Chiesa che diventava piccolo resto, clandestino e nascosto, mentre veniva costruito il mostrum della falsa Chiesa, corpo mistico dell'Anticristo. Onore oggi a Papa Benedetto nella festa della Madonna di Lourdes. Adesso, se volete, potete chiamare un paio di telefonate per gli approfondimenti del tema di oggi. Vi rinvio al mio libro, al capitolo quinto del mio libro Chiesa, dove vai, che appunto approfondisce. Il titolo del capitolo è Le dimissioni di Benedetto XVI. Potete
prelevarlo chiamando alla segreteria di Radio Domini Nostra e a mio avviso un buon dossier sulla situazione attuale nella Chiesa. E poi vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 23 ora italiana, ci sarà il Santo Rosario, la Santa Messa con l'unzione e la consacrazione del piccolo resto alla Madonna di Lourdes. Pronto? Gesù Cristo Santo Madre. Sempre sia lodato. Avanti con Maria. Alessandro da Roma. Alessandro carissimo. Volevamo farle sentire la nostra presenza e le nostre preghiere. Preghiamo sempre per lei e per tutti i nostri sacerdoti. Grazie mio caro, grazie, è importante come ho detto all'inizio. Salutami tua moglie, Grazie, non è qui come sta lavorando, ma è come se l'avesse già ricevuto. Me la saluterai tanto, va bene? Grazie di cuore, tanta benedizione. Ecco, questa telefonata ci rincuora, pregate molto per questo raduno sacerdotale mariano che dovremo vivere dal 23 al 27 febbraio qui a Medellin. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo, Santo Padre. Volevo manifestarle tutta la mia vicinanza e la mia gratitudine. Da quando la seguo, ormai sono più di 3 anni, mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo e ascoltarla è un incanto. Le faccio i migliori auguri per il raduno internazionale. Sì. Prego sempre per lei e per tutti i suoi collaboratori e non vedo l'ora che rientri. Ecco, grazie. Però se aspettare significa fare una buona semina, noi l'aspettiamo. Grazie mia cara, grazie, tanta benedizione, grazie ancora anche di questa telefonata, rispondiamo all'ultima e poi concludiamo con la santa benedizione. Pronto? Non si sente? Bene, allora concludiamo con le ultime parole di Papa Benedetto prima di andare via. Era l'ultima udienza generale del 27 febbraio 2013 a Piazza San Pietro, gremita di fedeli all'inverosimile. Il Papa dirà: vi ringrazio di essere venuti così numerosi a questa mia ultima udienza generale. Grazie di cuore, sono veramente commosso e vedo la Chiesa viva. E penso che dobbiamo anche dire un grazie al Creatore per il tempo bello che ci dona adesso ancora, nell'inverno. Come l'Apostolo Paolo nel testo biblico che abbiamo ascoltato, anch'io sento nel mio cuore di dover soprattutto ringraziare Dio, che guida e fa crescere la Chiesa, che semina la sua parola e così alimenta la fede del suo popolo. In questo momento il mio animo si allarga e abbraccia tutta la Chiesa sparsa nel mondo e rendo grazie a Dio per le notizie che in questi anni del ministero petrino ho potuto ricevere circa la fede nel Signore Gesù Cristo e della carità che circola realmente nel corpo della Chiesa e la fa vivere nell'amore. Sento di portare tutti nella preghiera, in un presente che è quello di Dio, dove raccolgo ogni incontro, ogni viaggio, ogni visita pastorale. Tutto e tutti raccolgo nella preghiera per affidarli al Signore. In questo momento c'è in me una grande fiducia, perché sappiamo tutti noi che la parola di verità del Vangelo è la forza della Chiesa, è la sua vita. Papa Benedetto anticipava così che il Vangelo sarebbe stato cambiato e che perciò sarebbe stata costruita una Chiesa senza vita, senza forza. Il Papa lo sottolinea perché prevedeva il cambiamento del Vangelo e aggiunge: il Vangelo purifica e rinnova, porta frutto, dovunque la comunità dei credenti lo ascolta e accoglie la grazia di Dio nella verità e nella carità. Questa è la mia fiducia, questa è la mia gioia. Quando il 19 aprile di quasi 8 anni fa ho accettato di assumere il ministero petrino, ho avuto la ferma certezza che mi ha sempre accompagnato, questa certezza della vita della Chiesa dalla parola di Dio. In quel momento, come ho già espresso più volte, le parole che sono risuonate nel mio cuore sono state: Signore, perché mi chiedi questo e che cosa mi chiedi? È un peso grande quello che mi poni sulle spalle, ma se tu me lo chiedi, sulla tua parola getterò le reti, sicuro che tu mi guiderai anche con tutte le mie debolezze.
E 8 anni dopo posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho potuto percepire quotidianamente la sua presenza. È stato un tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche momenti non facili. Mi sono sentito come San Pietro, con gli apostoli nella barca sul lago di Galilea. Qui il Papa con estrema raffinatezza sta raccontando quello che gli hanno fatto passare, quello che ha dovuto vedere in quegli anni. Il Signore ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza leggera, giorni in cui la pesca è stata abbondante. Vi sono stati anche momenti in cui le acque erano agitate e il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa. Il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre saputo che in quella barca c'è il Signore e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, ma non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare, è Lui che la conduce, certamente anche attraverso gli uomini che ha scelto, perché così ha voluto. Questa è stata ed è una certezza che nulla può offuscare, ed è per questo che oggi il mio cuore è colmo di ringraziamento a Dio, perché non ha fatto mai mancare a tutta la Chiesa e anche a me la sua consolazione, la sua luce, il suo amore. Siamo nell'anno della fede, che ho voluto per rafforzare proprio la nostra fede in Dio in un contesto che sembra metterlo sempre più in secondo piano. Vorrei invitare tutti a rinnovare la ferma fiducia nel Signore e ad affidarci come bambini nelle braccia di Dio, certi che quelle braccia ci sostengono sempre e sono ciò che ci permette di camminare ogni giorno anche nella fatica. Vorrei che ognuno si sentisse amato da quel Dio che ha donato il suo Figlio per noi e che ci ha mostrato il suo amore senza confini. E infine la conclusione del Papa, che dice: vi chiedo di ricordarmi davanti a Dio. Invochiamo la materna intercessione della Vergine Madre di Dio e della Chiesa perché accompagni ciascuno di noi e l'intera comunità ecclesiale. A lei ci affidiamo con profonda fiducia. E così allora concludiamo cantando la strofa di Lourdes e alzando la corona del rosario anche voi che siete a casa e tutti quelli che ci state ascoltando. E l'ora che pia la squilla fede, le note ci invian dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Per intercessione della Madonna di Lourdes, di Santa Bernadetta e di Papa Benedetto XVI, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. A più tardi. Laudetur Jesus Christus.